Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele Dagnino e sono un ricercatore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e membro del gruppo di ricerca del progetto Il Test Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali Comparati all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, DIL, è stato cofinanziato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza dei lavoratori dei profondi cambiamenti tecnologici, demografici e ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale, ossia il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle nuove tecnologie, pensiamo allo smart working e al co-working. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica, ma anche psicosociale. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare interamente la normativa di salute e sicurezza nei nuovi ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti dalla normativa italiana, sia in termini di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni, oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti e possono orientare la pratica degli operatori della salute e della sicurezza sul lavoro. All'interno di questa attività di ricerca si è deciso di coinvolgere esperti esterni per arricchire la conoscenza dei cambiamenti e degli impatti, condividendo i risultati del progetto e facendoli dialogare con chi si occupa da anni del tema. A questo fine, oggi ho il piacere di dialogare con la dottoressa Di Tecco e il dottor Russo. Cristina Di Tecco è dottore di ricerca in prosocialità, innovazione ed efficacia collettiva nei contesti educativi ed organizzativi presso l'Università La Sapienza di Roma ed è ricercatrice INAIL presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, nell'ambito del quale i suoi principali temi di ricerca riguardano i rischi psicosociali emergenti, lo stress lavoro correlato, la percezione del rischio, il benessere organizzativo e l'organizzazione e gestione del lavoro, con i relativi impatti sulla salute dei lavoratori. Ha preso parte a diversi progetti nazionali e internazionali e fa parte del gruppo di lavoro per lo sviluppo della metodologia INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato e monitoraggio dei dati. Simone Russo è uno statistico demografo, ricercatore INAIL presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro ed Ambientale. Ha conseguito il dottorato in demografia presso la Sapienza di Roma. Tra i suoi principali interessi di ricerca si segnalano i rischi psicosociali, lo stress lavoro correlato, l'invecchiamento della popolazione attiva, la disabilità e l'invalidità in ambito previdenziale e assistenziale e le valutazioni economiche in ambito sanitario. Anche egli ha preso parte a diversi progetti nazionali e internazionali ed è stato assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia dell'Università di Studi di Roma Tor Vergata. Fa parte del laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili dell'INAIL. Insieme a loro discuteremo la realtà e i profili di salute e sicurezza derivanti dalla remotizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli insegnamenti lasciati dall'esperienza pandemica del lavoro da remoto forzato e ai profili di approfondimento fondamentali per quanto riguarda le misure prevenzionistiche. In quest'ottica parto con una prima domanda ringraziando entrambi. Proprio a partire dall'esperienza pandemica, con il diffondersi dell'emergenza Covid-19, il lavoro da remoto è stato adottato come una delle principali misure prevenzionistiche per assicurare il distanziamento fisico ed evitare il rischio di contagio, così da consentire anche la continuità delle attività produttive. Come è stata applicata e quanto si differenzia rispetto alle modalità flessibili di svolgimento del lavoro esistenti questa forma di lavoro da remoto? Buongiorno e grazie per l'opportunità appunto di partecipare a questo progetto. Rispetto alla domanda, appunto, l'emergenza attuale diciamo che ha forzato proprio il processo di transizione alla diffusione del lavoro a distanza, che viene definito generalmente in questo contesto come smart working o lavoro agile per le emergenze. Il lavoro a distanza è stato in questo periodo utilizzato come misura per il contenimento della situazione epidemiologica ed è diventato una pratica molto diffusa non solo in Italia, ma in molti paesi dell'UE e anche del resto del mondo.
Questo processo così rapido di transizione, in considerazione della situazione di emergenza, non è stato tuttavia ovviamente accompagnato da un adeguato processo di preparazione, e dal momento che più della metà dei lavoratori in Europa che si è trovata a lavorare da casa quest'anno non aveva avuto infatti precedenti esperienze di lavoro a distanza, e anche molte organizzazioni si sono trovate tecnologicamente e organizzativamente impreparate a un passaggio così rapido e improvviso. L'applicazione del lavoro a distanza in emergenza è particolarmente legata al suo utilizzo quale misura di contenimento del rischio individuale e collettiva, che ha evitato la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e anche la riduzione della produttività nel privato. Nella sua organizzazione e regolamentazione si differenzia però dalle altre forme di lavoro flessibili esistenti, ovvero il lavoro agile o il telelavoro, che hanno proprio una loro regolamentazione e prassi specifica. Pensiamo per esempio al lavoro agile. Rispetto al lavoro agile, il lavoratore che in questo momento è in una modalità di lavoro a distanza non necessariamente alterna giornate di lavoro in presenza a giornate di lavoro da remoto, e può essere impiegato il lavoro da remoto anche per la maggior parte o per tutta la settimana, in considerazione proprio della situazione epidemiologica e della necessità del contenimento del rischio contagio. Contrariamente alla modalità di lavoro agile tradizionale, che è su base volontaria, il lavoro a distanza durante la pandemia è stato applicato nella maggior parte dei casi anche in maniera obbligatoria e riguarda, come appunto ho detto, la maggior parte del tempo della settimana. Quindi bisogna considerare anche il resto poi del contesto che è vissuto dal lavoratore in questo periodo, in cui proprio a causa della pandemia non gli è consentito vivere liberamente la propria vita sociale, non si può organizzare liberamente il proprio tempo libero e di riposo, e molte delle attività consuete non sono proprio consentite. In diversi periodi, inoltre, un'altra problematica è stato che non è stato nemmeno possibile usufruire di forme di welfare e sostegno sociale. Consideriamo ad esempio il periodo di chiusura delle scuole, oppure l'impossibilità ad accedere a altre forme di supporto nella gestione dei figli. C'è da dire però che questa soluzione ha tuttavia sia consentito di mantenere la produttività e garantire i servizi nel rispetto delle misure di distanziamento che erano proprio richieste per affrontare la pandemia Covid-19, ma anche che l'esperienza attuale e questo processo di transizione forzata hanno messo in luce invece le potenzialità di questa modalità di lavoro che, se ben gestita e organizzata, può invece avere degli effetti positivi sia sulla produttività che sul benessere e la soddisfazione dei lavoratori. Grazie. E di fronte a questi processi di cambiamento che hai descritto finora, quale può essere il contributo che la ricerca scientifica può fornire rispetto allo studio tanto della diffusione quanto dell'implementazione del lavoro da remoto? Sì, l'esperienza che stiamo appunto vivendo ha evidenziato potenzialità e punti di forza del lavoro a distanza, però ha fatto anche emergerne i limiti e le criticità da considerare per una sua efficace implementazione futura. Il lavoro a distanza può cambiare in modo significativo le richieste provenienti dal lavoro e quindi richiedere maggiore autonomia, ad esempio, e modificare sostanzialmente, come è evidente, gli aspetti relazionali del lavoro, incluse per esempio le modalità di supporto sociale, influenzando quindi di conseguenza la produttività e il benessere dei lavoratori. Un utilizzo esteso e prolungato di questa modalità di lavoro, che durante la pandemia ha riguardato molti o anche tutti i giorni della settimana per diversi lavoratori, porta con sé diversi rischi, ad esempio il rischio di isolamento e una diminuzione del coinvolgimento del senso di appartenenza all'organizzazione e del coinvolgimento nel lavoro. Sono chiari anche i rischi di effetti inaspettati sul bilanciamento della vita privata e lavorativa, dovuti in particolare a un aumento delle interferenze possibili e alla riduzione sostanziale dei confini tra casa e lavoro, sia spaziali che temporali, soprattutto quando non sono garantiti i giusti tempi di riposo e di lavoro. È evidente quindi la necessità proprio di approfondire tutti gli aspetti di organizzazione e gestione del lavoro a distanza e i relativi impatti sulla salute e il benessere dei lavoratori, proprio attraverso la definizione di studi prospettici che vadano proprio a approfondire gli aspetti di tutela della salute e salute sul lavoro.
Nell'ambito delle attività di ricerca condotte sui rischi connessi all'evoluzione del lavoro, il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro Ambientale dell'INAIL, di cui faccio parte, era già precedentemente impegnato nello studio degli impatti del lavoro agile sul benessere dei lavoratori e ha promosso in questo anno attività di studio sulle modalità di implementazione del lavoro a distanza in questo periodo di emergenza. Sono stati in particolare individuati e sono in corso di sviluppo diversi asset di ricerca sul tema, sia nel settore pubblico, anche in considerazione della sigla di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Funzione Pubblica e l'INAIL, che anche nel settore privato. Rispetto al settore privato, gli studi in corso mirano proprio a restituire una fotografia del cambiamento nel tempo nella diffusione dello smart working nel settore privato, in particolare in relazione ad alcune variabili occupazionali e sociodemografiche. Mentre nel settore pubblico sono state definite alcune indagini sugli aspetti di organizzazione e gestione del lavoro a distanza e dei relativi impatti che ha sulla salute e il coinvolgimento del lavoro. Ma è stato anche interessante considerare di studiare l'efficacia e la produttività del lavoro in termini di gestione delle risorse e raggiungimento degli obiettivi in questa modalità di lavoro a distanza. Gli studi in corso sono poi in particolare finalizzati da una parte proprio effettuare un monitoraggio della diffusione del lavoro agile e delle modalità di applicazione di questo processo di transizione verso proprio l'ampio utilizzo del lavoro agile nei diversi settori. Dall'altra anche di approfondire gli effetti del lavoro agile sul benessere dei lavoratori e lo sviluppo di strumenti di supporto per le aziende, anche proprio nell'ottica di sviluppare degli strumenti integrativi utili alla valutazione del rischio stress lavoro correlato, che considerino proprio le modalità di lavoro a distanza e i rischi ad esso connessi, e che saranno da includere in maniera modulare proprio agli strumenti esistenti. Grazie. Adesso ho una domanda per Simone Russo. Grazie Cristina. Rispetto al monitoraggio del cambiamento nella diffusione del lavoro da remoto nel settore privato a seguito dell'emergenza Covid-19, quali erano gli obiettivi dello studio condotto e la procedura impiegata per la raccolta e analisi dei dati? E numericamente quanto si è fatto ricorso al lavoro da remoto con la diffusione dell'emergenza Covid-19? Quali sono un po' gli esiti di questo primo studio condotto? Allora, buongiorno a tutti e grazie per averci coinvolto in questa iniziativa. Bene, vado al dunque. Qual è stato l'obiettivo di questa prima ricerca, come dire, di questa analisi preliminare? L'obiettivo è stato quello di istituire innanzitutto un'attività di monitoraggio, di osservazione che fosse appunto finalizzata a descrivere quello che era l'entità del fenomeno di cui stiamo parlando. Appunto si diceva poco fa che esistono diversi studi, ma in realtà appunto la realtà del lavoro agile, dello smart working risulta ancora abbastanza inesplorata, se si considera insomma che nel nostro specifico contesto italiano stiamo parlando appunto di una realtà piuttosto recente, considerando che soltanto dal 2017 che è stata normata all'interno del nostro ordinamento giuridico. Poi chiaramente nell'ultimo anno, con l'avvento della pandemia e con la conseguente introduzione di misure di contenimento del contagio da coronavirus, chiaramente ha assunto un rilievo diverso, insomma, rispetto a prima e come dicevamo prima, insomma, è un'esperienza sicuramente comune a moltissime persone. Quindi insomma questo era l'obiettivo in generale, dare innanzitutto una fotografia, una descrizione del fenomeno di cui stiamo parlando. Dopodiché la procedura che è stata utilizzata chiaramente parte da quelli che erano i dati che avevamo a nostra disposizione. Infatti i dati il dataset su cui abbiamo lavorato è un dataset che proviene dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al cui interno si trovano tutte quelle che sono le comunicazioni di attivazione dello smart working
per singoli lavoratori. La comunicazione era a carico del datore, cioè il datore era tenuto a comunicare al Ministero l'attivazione di questa modalità di lavoro. E quindi abbiamo che in sostanza l'unità base del nostro dataset è la singola comunicazione. Ora, questa comunicazione ovviamente fa riferimento al singolo lavoratore, e all'interno di questa comunicazione sono riportate una serie di informazioni, ovviamente un identificativo anonimo del lavoratore, un identificativo anch'esso anonimo del datore di lavoro, e poi una serie di informazioni relative sia all'azienda sia alle caratteristiche sociodemografiche del singolo lavoratore. Chiaramente ad un lavoratore possono corrispondere una o più comunicazioni. E poi, altro dato molto importante, all'interno della comunicazione c'è una data di inizio e una data di fine della possibilità da parte del lavoratore di lavorare in smart working. Chiaramente parliamo appunto di possibilità di lavorare in smart working, questo non è telelavoro, cioè il lavoratore non è che tutti i giorni può lavorare da remoto. Certo, è chiaro che con l'avvento della pandemia sicuramente tutti i giorni avrà lavorato da casa, però chiaramente lo smart working è una modalità che prevede il fatto che un lavoratore può lavorare un certo numero di giorni a settimana o al mese da casa. Comunque sia, partendo da questi dati siamo riusciti in qualche modo elaborandoli, insomma, a definire, a contare numericamente per singolo giorno, a partire dal 2017 fino alla metà del 2020, a sapere quanti fossero per ogni giorno, ad esempio, il numero di datori di lavoro che avessero almeno un lavoratore che lavorava con questa modalità di lavoro. E allo stesso tempo abbiamo anche contato invece il numero di lavoratori appunto per singolo giorno. Quindi do così, diciamo, qualche numero giusto per così avere l'idea, bene o male, insomma, di che cosa stiamo parlando, avere un'idea sommaria del fenomeno. Consideriamo ad esempio i datori di lavoro. Ecco, noi al 1° gennaio 2020 concentriamoci ovviamente sul periodo, diciamo, a cavallo dell'inizio della pandemia e delle varie chiusure, dei vari lockdown. Quindi concentriamoci appunto tra gennaio 2020 e giugno 2020. Ecco, consideriamo che al 1° gennaio 2020 i datori di lavoro che avevano almeno un lavoratore in smart working erano circa 3.500. Quindi se rapportiamo questo valore con il totale delle imprese abbiamo circa uno 0,08%. Ora, questo stesso valore, se lo andiamo a verificare ad esempio dal 3 aprile, insomma, agli inizi di aprile, quindi siamo nel pieno della pandemia e dopo qualche settimana, insomma, dal lockdown vero e proprio, ecco, vediamo che i datori di lavoro sono passati da 3.500 a circa 75.000, quindi c'è stato un incremento pari a 21 volte rispetto al valore iniziale. E poi al 30 giugno vediamo che questo valore è intorno appunto ai 50.000 datori di lavoro. Dopodiché, se consideriamo invece i lavoratori, come possiamo vedere dal grafico riportato da questa slide, che cosa abbiamo? Cosa mostra questo grafico? Questo grafico mostra per singolo giorno il numero di lavoratori che avevano appunto la possibilità di lavorare da remoto. Le linee verticali riportano poi le varie misure che sono state introdotte dal governo per contenere appunto la diffusione del Covid. Ma cosa abbiamo? Ci concentriamo appunto nel periodo iniziale, quindi il periodo di gennaio-febbraio, subito prima del lockdown più stretto. Vediamo che mediamente appunto i lavoratori che hanno questa possibilità di lavorare da remoto sono circa 200.000. Se confrontiamo questo dato con il totale degli addetti, sono circa l'1,2%. Ora, se ci spostiamo ai primi di marzo, vediamo già che questo valore è raddoppiato
parliamo circa di 390.000 lavoratori, quindi il 2,2% del totale degli addetti. Ora, se ci spostiamo ancora e andiamo a vedere appunto all'inizio del lockdown, quindi quasi a metà di marzo, vediamo appunto che i lavoratori in modalità agile sono circa 1 milione, quindi 5 volte il valore che abbiamo osservato tra gennaio e febbraio, quindi circa il 5,6% degli addetti. Ora, se ci concentriamo esclusivamente sul mese di marzo, vediamo che dall'inizio di marzo alla fine di marzo i valori sono triplicati. Infatti all'inizio di marzo, dicevo prima, eravamo intorno ai 390.000 lavoratori, alla fine erano addirittura 1,6 milioni di lavoratori. Poi insomma a fine giugno c'è stata una lieve flessione, però comunque parliamo, insomma, l'ordine di grandezza insomma è questo qua. Grazie Simone. E nello specifico, considerando i settori produttivi, le aree geografiche e le caratteristiche sociodemografiche, cosa emerge da questi dati sul lavoro da remoto nel settore privato? Allora, sì, come possiamo vedere da questa ulteriore slide, dal grafico riportato da questa seconda slide, qui abbiamo appunto scomposto il dato relativo appunto diciamo ai lavoratori in modalità da remoto per il settore produttivo, nello specifico per il settore Ateco. Chiaramente abbiamo considerato, abbiamo riportato questi valori in tre giorni specifici, quindi il 1° gennaio 2020 come appunto data rappresentativa di una situazione tra virgolette di normalità, quindi pre-pandemia, poi il 3 aprile, quindi siamo nel pieno del lockdown, e infine diciamo il 30 giugno come data di fine osservazione del nostro studio. Cosa abbiamo? Vediamo chiaramente i settori che hanno avuto l'incremento più significativo sono appunto le intermediazioni finanziarie, il settore dell'istruzione. Ricordo che stiamo parlando di lavoratori del settore privato, quindi il settore dell'istruzione pubblica in questo caso è esclusa, e poi lavoratori del settore immobiliare e in generale delle attività imprenditoriali, tra cui quelli del settore informatico. Quindi andando a vedere nello specifico i numeri, che cosa vediamo? Ad esempio nelle intermediazioni finanziarie si è passati appunto da gennaio ad aprile da circa 40.000 lavoratori che avevano la possibilità di lavorare da remoto a 200.000. Quindi un incremento, se rapportato con gli addetti, dall'8% al 36%. L'istruzione ha anche appunto avuto un incremento molto significativo, si è passati dall'1% al 38%, considerando appunto il totale degli addetti, mentre invece le attività imprenditoriali sono passati dal 2% al 17%, in valori assoluti stiamo parlando appunto di circa 500.000 lavoratori a gennaio, che poi sono diventati 3 milioni di lavoratori. Quindi che cosa ha messo in luce da questo punto di vista questa che possiamo definire per forza di cose appunto una transizione forzata? Che chiaramente ci sono dei settori che sono strutturalmente più adatti al lavoro da remoto, mentre altri è ovvio che sono meno come dire, adatti. Se penso appunto, immaginiamo le strutture ricettive, il settore alberghiero, la ristorazione o i lavoratori del sociale, del sanitario, è chiaro che non sono attività lavorative che più di tanto possono essere fatte da casa. Dopodiché possiamo passare al grafico ulteriore. Abbiamo voluto fare appunto un'analisi ancora più approfondita, cioè abbiamo considerato nello specifico alcuni settori produttivi e contemporaneamente abbiamo voluto però vedere la distribuzione territoriale, considerando in particolare le regioni e le macro aree. Ora vedete questi due grafici.
A sinistra appunto c'è la distribuzione al 1° gennaio e a destra quella appunto al 4 aprile. I singoli pallini, che cosa rappresentano questi pallini colorati? Anzi, innanzitutto che cosa rappresentano queste righe? Ovviamente le righe sono i singoli settori, e invece questi cerchietti colorati rappresentano le singole regioni. Ogni cerchietto ha un colore diverso, che varia a seconda della macro area di appartenenza. Ora, se noi partiamo dall'ultima riga, che sarebbe il totale, abbiamo appunto in sostanza la distribuzione per regione del totale dei lavoratori smart working. Vediamo che sia al 1° gennaio che al 3 aprile, ovviamente con le dovute differenze, sono due grafici che hanno due scale completamente diverse, ovviamente, però tutto sommato la dispersione risulta abbastanza contenuta se non andiamo a considerare i singoli settori. Ad esempio, appunto, al 1° gennaio al nord appunto abbiamo che circa lo 0,56% dei lavoratori avevano la possibilità di lavorare da remoto, mentre al sud erano solo lo 0,04%. Appunto, a distanza di pochi mesi, il nord è passato appunto dallo 0,5, lo 0,6 praticamente al 10%, mentre il sud è passato dallo 0,04 al 2%, che comunque è un incremento molto significativo, però come vediamo, insomma, ci sono delle differenze abbastanza evidenti tra il centro-nord e il sud. Però andiamo a vedere nello specifico dei singoli settori. In particolare io mi soffermerei sull'intermediazione finanziaria. Vediamo che in entrambi i periodi la distribuzione è diciamo più eterogenea, c'è una maggiore dispersione delle osservazioni. Infatti, considerando appunto nello specifico i dati, abbiamo che il nord al 1° gennaio era intorno al 6% e il sud allo 0,7%. Ora, anche qui da gennaio ad aprile il nord è passato dal 6 al 30%, il sud dallo 0,7 al 10%, perché appunto è un incremento significativo, è importante, però comunque, ripeto, permangono delle differenze territoriali. Quindi che cosa possiamo dire? Insomma, al di là dei settori, si evidenziano comunque delle differenze territoriali, diciamo sistematiche, piuttosto significative, che insomma, probabilmente potrebbero essere dovute chiaramente a un divario proprio strutturale da un punto di vista territoriale. Vediamo adesso, invece, analizziamo i dati considerando invece contemporaneamente altri due fattori di tipo socio-demografico, ovvero l'età e il genere, e vediamo appunto esatto in questo ulteriore grafico, dove vedete appunto abbiamo riportato la distribuzione per età e per genere, dove appunto il colore più scuro sarebbero i lavoratori di sesso maschile con la possibilità di lavorare da remoto, e il colore più chiaro sono appunto le lavoratrici, e le abbiamo appunto riportate sempre in 3 momenti diversi. Il grafico riporta appunto in valori assoluti, e appunto se confrontiamo la distribuzione al 1° gennaio con le altre 2 distribuzioni, vediamo chiaramente che c'è una differenza enorme, come era facile, insomma, come era ovvio aspettarsi. Consideriamo appunto che appunto dal 1° gennaio al 3 aprile, per esempio, la classe di età tra i 45 e i 54 anni è passata da 61.000 individui di entrambi i sessi a 500.000 individui, quindi un incremento di 8 volte. Nello stesso periodo la classe tra i 15 e i 24 anni è passata da 1.400 a quasi 30.000 lavoratori in remoto, quindi un incremento di 20 volte. Però è anche vero che, diciamo, se consideriamo il rapporto tra le diverse classi, quindi in termini relativi, e li confrontiamo nei diversi periodi, nei 3 periodi, vediamo che tutto sommato il rapporto tra le classi di età si è mantenuto
abbastanza costante. Infatti in tutti e tre i periodi vediamo che il gruppo di lavoratori tra i 35 e i 54 anni sono all'incirca il 60%, quelli invece con meno di 25 anni sono circa il 22% e gli over 65 sono circa il 14-15% in tutti e tre periodi, Per quanto riguarda invece il rapporto tra i sessi, anche esso, considerando soltanto i lavoratori da remoto, vediamo insomma che appunto il rapporto anche esso si mantiene abbastanza costante nel tempo. Ad esempio nelle età centrali abbiamo una distribuzione abbastanza equa tra i sessi, mentre invece nelle età più giovani e nelle età invece più anziane, più elevate, vediamo una preponderanza dei lavoratori di sesso maschile. Ora, in realtà, se però noi andiamo a confrontare questi valori, cioè i lavoratori da remoto con i relativi lavoratori da remoto per sesso e classe di età con i relativi lavoratori, il totale degli addetti per classe d'età, la situazione in realtà si ribalta completamente. Ad esempio, se consideriamo la classe d'età tra i 25 e i 45 anni, vediamo che in tutti e tre i periodi le lavoratrici rappresentano circa il 14% degli addetti. Lo stesso valore per i maschi invece si ferma appunto al 9%. I lavoratori che appunto con la possibilità di lavorare da remoto con più di 65 anni in entrambi i sessi e in tutti i periodi in realtà rappresentano una percentuale piuttosto bassa se confrontata appunto con le altre età, cioè una percentuale di lavoratori sul totale sempre degli addetti, parliamo appunto di circa il 2%, e questo inevitabilmente ci riconduce a quello che è un discorso molto attuale, quello che è appunto dell'invecchiamento attivo e sul divario tecnologico che riguarda appunto la popolazione lavorativa del nostro paese. Insomma, è, come sappiamo, una tematica quanto mai attuale e che lo sarà sempre di più, essendo la nostra popolazione, e nello specifico la popolazione lavorativa italiana, una delle più anziane, insomma, d'Europa, anche del mondo, insomma. E infine l'ultimo grafico. Qui abbiamo voluto riportare la distribuzione territoriale dei datori di lavoro, ovvero appunto i datori di lavoro che hanno almeno un lavoratore in smart working, e qui appunto abbiamo la distribuzione provinciale, ovviamente in relazione al numero di aziende, per i tre periodi appunto subito prima, durante la pandemia e poi alla fine dell'osservazione. Insomma, risulta abbastanza evidente che appunto nelle province del nord e anche in particolare poi con la provincia di Roma, un pochino anche la provincia di Cagliari, insomma, sono quelle che già a gennaio del 2020, già insomma in un periodo pre-pandemia, riportavano dei valori significativamente più alti rispetto al centro-sud, e appunto poi in realtà la situazione con il tempo insomma è andata con l'avvento della pandemia, del lockdown, in qualche modo si è ancora più estremizzato, cioè il divario tra nord e sud da questi dati risulta ancora più evidente. In considerazione dei potenziali impatti sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori legati al lavoro da remoto, quali sono le principali attività di ricerca in corso e quali impatti sulla pratica possono avere? Dunque, le attività di ricerca in corso sono prevalentemente condotte nel settore della pubblica amministrazione e si stanno orientando all'approfondimento degli aspetti connessi all'organizzazione e gestione del lavoro in modalità di lavoro a distanza, e anche sui relativi impatti sulla salute, la soddisfazione e il coinvolgimento nel lavoro. Le indagini considerano inoltre anche gli aspetti connessi all'efficacia e alla produttività del lavoro in modalità di lavoro a distanza, in termini proprio di gestione delle risorse e raggiungimento degli obiettivi.
Lo scopo di queste attività di ricerca è duplice. In primo luogo è integrare gli strumenti di valutazione del rischio stress lavoro correlato, includendo proprio gli aspetti peculiari collegati al lavoro a distanza e quindi i potenziali rischi ad esso connessi. In secondo luogo è offrire degli spunti di riflessione in questo momento di grande cambiamento, andando a cogliere le opportunità, identificando anche i limiti nell'ottica della tutela della salute e del benessere dei lavoratori. Sulla base delle evidenze già esistenti ci sono alcuni punti di forza su cui proprio è necessario puntare nella ricerca in questo ambito. In primo luogo il target di indagine, trattandosi di una modalità di lavoro che costituisce una pratica all'interno delle organizzazioni che è molto legata al tipo di attività svolta e anche al contesto specifico in cui si opera, vanno considerate infatti come target di indagine le organizzazioni e quindi non campioni di lavoratori eterogenei. Poi è importante focalizzarsi sulla diversificazione delle fonti di informazione, quindi includere nelle indagini sia il punto di vista dei lavoratori dipendenti che quello dei dirigenti e manager che poi hanno il potere decisionale sulle pratiche lavorative e che possono sia valutare che favorire l'efficienza sul lavoro. Infine è fondamentale soffermarci in questo periodo su dei monitoraggi prospettici sulle condizioni di lavoro e salute nel tempo, proprio utilizzando dei design di ricerca longitudinali. Tra gli studi in corso a questo proposito verranno a breve resi disponibili attraverso proprio un report divulgativo i risultati di un caso studio longitudinale che è stato condotto da noi su un campione dei dipendenti dell'INAIL che ha considerato in particolare 3 tempi di rilevazione, quindi è stato condotto a dicembre 2018, poi di nuovo a dicembre 2019 e poi a luglio 2020, quindi proprio nel corso, il terzo tempo proprio nel corso dell'emergenza. Questo studio è stato avviato proprio prima del manifestarsi della pandemia ed è stato portato avanti proprio nel corso del primo periodo di emergenza e ha permesso quindi di apprezzare le differenze nelle percezioni degli aspetti di organizzazione del lavoro, ma anche degli strumenti tecnologici a disposizione e anche gli impatti e i cambiamenti sullo stato di salute psicofisica nelle diverse modalità proprio di svolgimento dell'attività lavorativa, quindi il lavoro in presenza, il lavoro agile ordinario e anche il terzo periodo nel lavoro agile per le emergenze. E senza andare ad anticipare troppo i risultati, perché appunto sono quasi in pubblicazione, da una sintesi dei risultati di maggiore interesse comunque emergono diversi aspetti che hanno avuto un miglioramento proprio a partire dalle condizioni di lavoro standard al lavoro agile tradizionale e poi anche nel lavoro agile per le emergenze. Ad esempio il bilanciamento della vita privata lavoro ha avuto un miglioramento soprattutto in entrambe le modalità di lavoro agile, ma soprattutto durante il lavoro agile tradizionale, perché si è verificato invece un piccolo peggioramento nel lavoro agile per le emergenze, di cui si deve tener conto che c'è un generale incremento delle incombenze familiari e di cura e anche nella condivisione degli spazi e strumenti durante lo svolgimento del proprio lavoro. Rispetto ancora ai miglioramenti, però, nel corso appunto del lavoro agile per le emergenze si è verificato un forte miglioramento nella percezione delle richieste lavorative, quindi nel carico di lavoro, e questo è fondamentale perché costituisce un aspetto tradizionalmente molto legato allo stress lavoro correlato. I risultati poi hanno anche messo in luce che in particolare è l'organizzazione dell'orario di lavoro ad essere migliorata nella percezione dei lavoratori piuttosto che proprio il vero e proprio carico. C'è anche un crescente livello maggiore di autonomia sul lavoro e quindi sull'organizzazione del lavoro. Anche rispetto, diciamo, a aspetti di salute d'impatto, quindi di salute fisica e mentale, di soddisfazione generale per l'esperienza di lavoro agile, l'esperienza di lavoro agile, troviamo dei miglioramenti soprattutto nelle modalità di lavoro a distanza, mentre c'è un lieve peggioramento rispetto al coinvolgimento nel lavoro, che andrà ovviamente in futuro investigato approfonditamente perché bisogna
bisogna considerare ulteriori aspetti legati proprio alla tipologia di lavoro a distanza di questo periodo, per esempio il senso di appartenenza all'organizzazione, la percezione di isolamento, il fatto di potersi sentire esclusi dai contesti non frequentandoli giornalmente e quindi anche a volte dalle decisioni e dalle attività. Questi ovviamente sono dei risultati molto generali che poi verranno presentati più approfonditamente e anche integrati con altre evidenze che sono emerse da questo studio, che verrà appunto a breve diffuso. Tuttavia questo studio, come gli altri che sono in conduzione, ci permettono proprio di andare a identificare per il futuro degli strumenti da integrare alla valutazione del rischio stress lavoro correlato, proprio condotta attraverso la metodologia INAIL. Infatti la natura modulare della metodologia INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ha proprio mostrato nel tempo il vantaggio di poter integrare e aggiornare il percorso con degli strumenti integrativi più specifici e contestualizzati a determinati rischi. Mantenendo però un percorso metodologico che nel tempo può essere appunto aggiornato ai rapidi cambiamenti del mondo del lavoro, ma rimane utile per rispondere allo specifico obbligo di legge di valutazione del rischio stress lavoro correlato in maniera valida, partecipata e agevole, e anche in integrazione con tutti quanti gli altri rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Grazie Cristina, grazie anche a Simone, perché con questa vostra esposizione ci avete permesso di capire non soltanto una fotografia del reale e di quello che è avvenuto negli ultimi mesi, ma anche le prospettive di sviluppo delle ricerche in questo ambito e la necessità di continuare ad approfondire con metodologie chiare e anche diversificate gli impatti della trasformazione tecnologica, in particolare con riferimento alla remotizzazione del lavoro, che sicuramente è uno dei fenomeni maggiormente visibili proprio non soltanto nell'esperienza pandemica, ma anche in generale nella trasformazione tecnologica e organizzativa del lavoro. Quindi grazie di nuovo per la vostra partecipazione. Grazie a voi. Grazie a voi.